Allora, tuffiamoci subito in questa sintesi per esplorare la vita pazzesca e, oserei dire quasi da thriller, di Wolf Messing. Come sempre riporteremo i fatti in modo totalmente imparziale, senza sbilanciarci sulle questioni soprannaturali, ma guardando in faccia la sua innegabile e massiccia impronta storica. Parliamo di una di quelle figure che, mandano letteralmente in tilt la logica convenzionale. Un uomo i cui presunti poteri lo hanno reso al tempo stesso un bersaglio mobile e una leggenda assoluta. Partiamo subito col botto con un aneddoto storico che ha dell'incredibile. Immaginate la scena: un ragazzino di 11 anni, scappato da casa sua vicino a Varsavia, senza un centesimo in tasca. Si intruffola su un treno diretto in Germania. Quando il controllore si avvicina per chiedergli il biglietto, il ragazzo che fa? Raccoglie un pezzetto di giornale strappato da terra, glielo porge e, secondo le testimonianze dell'epoca, lo convince mentalmente che quel pezzo di carta sia un validissimo biglietto di prima classe. E il bello è che il controllore lo oblitera senza battere ciglio. È letteralmente l'inizio documentato di un dono tanto straordinario quanto, come vedremo, incredibilmente pericoloso. Sezione 1. Il ragazzo in fuga. Dando un'occhiata veloce a questi eventi, vediamo come le cose precipitino in fretta. Nato nel 1899 in una famiglia che lo voleva rabbino, a soli 11 anni scappa per esibirsi in giro per l'Europa. E tenetevi forte, perché a soli 16 anni il suo nome arriva alle orecchie delle menti scientifiche più brillanti di sempre, Sigmund Freud e Albert Einstein. Le fonti storiche parlano di un test a dir poco surreale a Vienna. Freud diede un comando mentale del tutto silenzioso al giovane Messing. Senza che volasse una mosca, il sedicenne andò in bagno, prese un paio di pinzette e andò a strappare un pelo dai celebri baffi di Einstein, esattamente l'ordine impartito da Freud. Entrambi gli scienziati, che all'epoca erano i pesi massimi mondiali della logica, ammisero candidamente di non sapersi spiegare la cosa. Passiamo alla sezione 2. Nel mirino dei nazisti. Ora facciamo un salto agli anni 30. Quello che colpisce davvero qui è la cifra: 200.000 marchi. Adolf Hitler in persona offrì questa somma astronomica per la sua cattura. Vi starete chiedendo perché mai tanta attenzione per un sensitivo. Semplice. Messing aveva pubblicamente profetizzato che se la Germania nazista avesse attaccato l'Est, il regime di Hitler sarebbe crollato rovinosamente. Una previsione che, col senno di poi, ha centrato il bersaglio in pieno, ma che all'epoca lo trasformò nel nemico pubblico numero 1 della temibile Gestapo. E qui la storia diventa letteralmente la sceneggiatura di un film d'azione. Nel 1939 viene effettivamente catturato e torturato dalla Gestapo. Ma come se ne esce? I resoconti dicono che sia riuscito a evadere ipnotizzando le guardie, convincendole di essere niente meno che un alto gerarca nazista di nome Müller, per poi uscire indisturbato dalla porta principale. Incredibile, no? Successivamente attraversa il confine tra Polonia e Russia, un'impresa quasi suicida in quel momento, visto che i militari avevano il preciso ordine di sparare a vista su chiunque arrivasse dalla zona tedesca. Sezione 3. I test di Stalin. Arrivato a Mosca, si ritrova faccia a faccia con il capo della polizia segreta e con Joseph Stalin in persona. Stalin, da buon scettico ma dannatamente incuriosito, decide di metterlo alla prova con 2 test che avrebbero fatto tremare le ginocchia a chiunque. Primo test: infiltrarsi nella sua dacia super protetta. Messing riesce a superare ben 8 livelli di guardie armate semplicemente proiettando nella loro mente l'illusione di essere Beria in carne ed ossa. Secondo test, ancora più folle: rapinare la banca di Stato. Armato solo di un foglio bianco fornitogli da Stalin, Messing va in banca e si fa consegnare una montagna di contanti dal cassiere. Il dettaglio storico agghiacciante è che, quando Messing e le guardie tornarono per restituire i soldi, il povero cassiere prese uno spavento tale da avere un infarto e finire ricoverato. A quel punto Stalin fu costretto a prenderlo sul serio. Sezione 4. Profezie storiche confermate. Se guardiamo i registri d'archivio in modo del tutto neutrale, l'elenco delle sue previsioni fa letteralmente girare la testa. Predisse la data esatta della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, l'8 maggio 1945. Anticipò a Stalin la data precisa della sua morte, il 5 marzo 1953. Arrivò persino a prevedere i minuti e i secondi spaccati in cui Yuri Gagarin sarebbe rimasto in orbita. Pensateci, l'aveva detto nel 1945, quando i voli spaziali non esistevano neanche. E anni dopo predisse con un'accuratezza inquietante la morte di 3 leader sovietici di fila, tutti nel giro di 3 anni consecutivi. Questa dichiarazione in particolare illustra alla perfezione il livello di precisione di cui parliamo. Tra il 73 e il 74 Messing si trovava a parlare con un incredulo Leonid Brezhnev e gli disse a chiare lettere che l'Unione Sovietica sarebbe crollata senza colpo ferire e che la bandiera rossa sarebbe stata ammainata esattamente in questa data.
Brezhnev, materialista convinto, non gli diede il minimo peso. Eppure sappiamo tutti benissimo come è andata a finire. C'è anche questo aneddoto del 1945 che ha dell'incredibile. Messing parlò a Stalin di un futuro leader russo, spiegando che il suo nome sarebbe derivato dalla radice slava put, che significa strada, insomma qualcuno che si mette in strada. Stalin, forse un po' confuso, pensò si riferisse al poeta Pushkin, che tra l'altro stimava molto, ma Messing lo corresse subito, battendo il chiodo sul nome Putin. Stiamo parlando di decenni e decenni prima che questa figura entrasse nei radar della politica globale. Roba da non crederci. Ma veniamo al sodo. Il lato scientifico della faccenda è la vera ciliegina sulla torta. Negli anni 50 e 60 le autorità sovietiche autorizzarono un team di neuroscienziati a studiare il cervello di Messing e indovinate un po', scoprirono che durante le sue famose trance il suo cervello operava a una frequenza di 42 Hz. Ora, per darvi un'idea, questa è un'attività neurale assolutamente anomala e fuori scala per un essere umano in quelle condizioni. A livello puramente biologico c'era chiaramente qualcosa di profondamente insolito in lui. Tuttavia, tolta la geopolitica e i test clinici, rimane un interrogativo molto umano e, se vogliamo, devastante. Qual è il peso psicologico di conoscere il futuro se non puoi farci assolutamente nulla per cambiarlo? Le fonti raccontano che la moglie di Messing doveva affrontare un banale intervento chirurgico. I medici gli assicurarono in tutti i modi che non correva alcun rischio. Eppure Messing confidò agli amici non solo il giorno, ma l'ora spaccata in cui sua moglie se ne sarebbe andata. 2 settimane dopo l'intervento, la tragedia si consumò esattamente come aveva predetto. Avere questa lucidità sull'inevitabile, non deve essere affatto una benedizione. E questo ci porta all'ultima parte, la sezione 5, il mistero incompiuto. Arriviamo agli ultimi anni. Sapendo perfettamente che i servizi segreti avrebbero potuto far sparire o manipolare il lavoro di una vita, architettò un sistema di sicurezza geniale. Morì nel 1974 senza eredi, ma lasciò una serie di buste sigillate e registrazioni a scienziati e persone di estrema fiducia. Le regole erano rigidissime. Queste buste non dovevano assolutamente essere aperte prima del tempo, ma consegnate ai leader politici e religiosi solo nell'imminenza degli eventi previsti. Un piano infallibile per evitare censure o insabbiamenti. E attenzione, perché queste buste ci portano diretti nel XXI secolo. Sì, perché i documenti ci confermano l'esistenza di buste sigillate contenenti profezie clamorose sull'anno 2026. Parliamo di enormi sconvolgimenti globali, cambiamenti finanziari e sfide geopolitiche gigantesche. Ora, in questa nostra prima sintesi abbiamo trattato volutamente la vita e le innegabili profezie storiche di Wolf Messing, tralasciando i dettagli delle previsioni per il 2026 per un'analisi successiva e dedicata. Ma vi lascio con questa riflessione. Se i registri storici si sono dimostrati così dannatamente accurati per gli eventi passati, cosa diavolo potrebbe aver visto Messing per il nostro futuro più immediato? È sicuramente una di quelle domande che lascia la curiosità a 1000. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova analisi. Oggi andiamo dritti al sodo ed esploriamo, in modo del tutto neutrale e oggettivo, un documento che traccia degli scenari a dir poco sconvolgenti. Stiamo parlando delle profezie per il 2026 attribuite a Wolf Messing. Sono previsioni rimerse da buste sigillate che delineano una rivoluzione totale, letteralmente radicale, dell'assetto globale. L'obiettivo di oggi è proprio quello di elencare ed esaminare tutte le previsioni geopolitiche e finanziarie previste per questo periodo, passo dopo passo, per cercare di capirci qualcosa in più. Ora, per capire bene la portata di questi documenti, dobbiamo fare un piccolo salto nel passato. Chi era Wolf Messing? Parliamo di un sensitivo famosissimo del XX secolo che, stando ai resoconti storici, ha incrociato il cammino di menti brillanti come Einstein e Freud. Le sue abilità all'epoca sfidavano la scienza tradizionale. Fuggì in Unione Sovietica, dove persino figure come Stalin lo misero alla prova. E pensate un po', arrivò a prevedere con un'esattezza disarmante l'8 maggio 1945 come data della fine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, l'idea che un personaggio con questo curriculum abbia lasciato previsioni specifiche e dettagliate per l'anno 2026, aggiunge un peso decisamente notevole a tutta la faccenda. Ok. Diamo una rapida occhiata alla tabella di marcia del 2026 delineata da questi testi. Si parte a febbraio con i picchi di tensione militare, si passa a maggio che sarà il vero e proprio catalizzatore finanziario, poi ad agosto emergerebbero queste antiche conoscenze, per culminare a novembre con le decisioni sulla nuova divisione geopolitica del mondo. Sezione 1. Il mistero di Wolf Messing. Quindi vi starete chiedendo come diavolo sono arrivate fino a noi queste informazioni.
Prima di morire nel 1974, Messing avrebbe affidato tutte queste previsioni a delle buste rigorosamente sigillate, da aprire solo nel 2025. Il testo è molto chiaro su questo punto. C'era una ragione precisissima per questa segretezza estrema. L'obiettivo era evitare che i poteri finanziari ombra, quello che viene definito il Deep State, potessero in qualche modo interferire o bloccare questo processo di transizione. Le lettere dovevano arrivare nelle mani dei leader mondiali solo quando gli eventi sarebbero stati di fatto inevitabili. Passiamo alla sezione 2, il previsto crollo finanziario. Ed ecco che entriamo nel vivo delle turbolenze. Il catalizzatore assoluto di questa intera narrazione, previsto per la primavera del 2026, è un collasso economico letteralmente massiccio. Più nel dettaglio, tra il 15 e il 18 maggio si prevede il crollo improvviso di una storica istituzione americana, identificata dai testi come Banca Hamilton. Questo evento, ragazzi, innescherebbe un effetto domino pazzesco. Il dollaro precipiterebbe clamorosamente fino a toccare la parità di 1-1 con il rublo, e questo segnerebbe l'inizio di un declino decennale della leadership globale degli Stati Uniti. Le conseguenze di questo crollo significherebbe la fine definitiva del sistema nato con gli accordi di Bretton Woods. Parliamo dell'attuale sistema Fiat, basato su valute non coperte da asset reali. Al suo posto, il blocco eurasiatico introdurrebbe un'architettura finanziaria completamente nuova, incentrata su un'antica moneta chiamata Altin, una valuta destinata nel tempo a soppiantare l'attuale rublo e a stabilire nuove regole del gioco con le economie asiatiche. E questo illustra brillantemente come verrebbe stabilizzata questa nuova valuta. A differenza del nostro sistema attuale, che di fatto si regge sul debito, l'Altin avrebbe una copertura solida, tangibile. Parliamo del 40% in oro, il 30% in energie tradizionali come petrolio e gas, il 20% in terre rare, che sappiamo essere strategiche per tutta la tecnologia moderna, e un buon 10% nella manifattura. Insomma, un vero e proprio ritorno a un'economia basata su risorse reali. E arriviamo alla sezione 3, la nuova geopolitica globale. Davanti a un terremoto finanziario del genere è ovvio che la mappa delle alleanze mondiali verrebbe completamente stravolta. Messing, in modo molto suggestivo, suddivide gli attori globali in 4 grandi forze. Abbiamo l'Aquila di Ferro, che rappresenta gli Stati Uniti, legati a un occultismo meccanico fondato sulla pura potenza industriale. Poi c'è l'Orso Russo, portatore di quello che definisce occultismo terapeutico, orientato alla rinascita. Il drago cinese, con il suo occultismo eugenetico, e immancabile l'ombra del Deep State a tirare le fila finanziarie. Tutto precipiterebbe nel momento in cui l'Aquila perde le ali, creando un vuoto di potere immenso. Privata improvvisamente dell'ombrello politico, militare e soprattutto economico americano, l'Europa occidentale si troverebbe di fronte a un bivio storico. Secondo le profezie, già a partire da luglio 2026, le nazioni europee inizierebbero a guardare a est, stringendo accordi cruciali con la Russia. Ma attenzione, i testi specificano una cosa importantissima. Non si tratterà di un'unione politica, ma della costruzione collaborativa di un gigantesco sistema finanziario multipolare, esteso da Lisbona fino a Vladivostok. Ora, la cosa davvero interessante che salta all'occhio osservando il nuovo assetto geopolitico è un cambiamento interno sbalorditivo per la Russia. Le istituzioni subirebbero un massiccio spostamento verso est. Mosca perderebbe il suo status centrale e la capitale politica verrebbe clamorosamente trasferita a Novosibirsk, nel cuore pulsante della Siberia. E allo stesso tempo la banca centrale per la nuova economia eurasiatica troverebbe casa a Ekaterinburgo. Sezione 4. Le 3 prove del potere. Trovandosi con un potere e un'influenza del genere tra le mani, i testi avvertono la leadership russa che il 2026 sarà un vero e proprio crogiolo, una prova del fuoco. Dovranno superare 3 test morali difficilissimi. Il primo. Con il crollo del dollaro dovranno rifiutare categoricamente l'offerta delle vecchie elite di instaurare un nuovo controllo finanziario unipolare. Il secondo test, ad agosto, consisterà nel gestire responsabilmente le nuove scoperte tecnologiche senza monopolizzarle. E il terzo, a novembre, sarà resistere alla tentazione fortissima di spartirsi il mondo a tavolino con la Cina. Quindi, il punto cruciale di tutta questa sezione è un avvertimento rigidissimo contro l'imperialismo. Messing è chiaro, se si cede alle lusinghe di diventare il nuovo sceriffo finanziario globale accettando le vecchie logiche, il risultato sarà la perdita irreversibile della propria sovranità. In parole povere, si finirebbe inghiottiti dallo stesso identico meccanismo di controllo che ha fatto collassare la superpotenza precedente. E con questo entriamo nell'ultima e più misteriosa parte, la sezione 5, oltre il denaro e la politica.
Perché finora abbiamo parlato di tassi di cambio e alleanze, ma i testi si spingono verso rivelazioni decisamente esoteriche. Parlano dell'esistenza di un triangolo cosmico geografico, i cui vertici sono Mosca, Novosibirsk e l'arcipelago artico di Severnaya Zemlya. Stando ai documenti, in questo perimetro misterioso, scienziati che lavorano in segreto a centinaia di metri di profondità attiverebbero un antico portale, qualcosa in grado di connettersi con energie che vanno ben oltre lo spazio e il tempo che conosciamo. Ma cosa significa questo all'atto pratico? I testi lo definiscono come l'accesso all'energia di punto zero. Mettiamola in termini semplici. Significherebbe riuscire ad attingere a una riserva energetica pura, virtualmente illimitata e gratuita, direttamente dall'universo. Una scoperta di questa portata renderebbe letteralmente obsoleti il petrolio, il gas e i combustibili fossili in un colpo solo, conferendo a chi la detiene un vantaggio tecnologico che fa girare la testa solo a pensarci. Insomma, se l'umanità riuscirà a superare indenne le pazzesche montagne russe del 2026, si spalancherebbero le porte a quello che viene definito il rinascimento del 2027. Lo scenario finale descritto è affascinante, un mondo fermamente multipolare e collaborativo, sostenuto da tecnologie energetiche pulite per tutti. A questo si aggiungerebbe una profonda trasformazione della coscienza collettiva, guidata dall'arrivo di una nuova generazione, i cosiddetti bambini indaco, pronti a costruire un futuro libero dalle vecchie logiche di potere. Beh, diamo subito inizio a questa nuova analisi. Oggi ci immergiamo in un tema che è francamente a dir poco affascinante. Esploreremo i documenti che parlano di un vero e proprio tsunami cosmico, geopolitico ed economico previsto per l'anno 2026. Attenzione, abbiamo già trattato la figura storica e le profezie passate di Wolf Messing in una precedente esplorazione, quindi oggi andremo dritti al sodo, concentrandoci esclusivamente sulle indicazioni per il prossimo futuro analizzate dal ricercatore Enzo Nastati. Insomma, niente preamboli storici, solo un salto diretto verso i grandi cambiamenti che ci attendono. Ecco la mappa del nostro percorso di oggi. Partiremo dal vero e proprio catalizzatore, ovvero le specifiche previsioni per il 2026. Poi alzeremo lo sguardo per capire le meccaniche cosmiche in gioco, per scendere di nuovo ad analizzare le sorprendenti implicazioni scientifico-spirituali. Infine, chiuderemo esplorando le 3 vie spirituali consigliate e, cosa molto interessante, le misure di preparazione puramente pratiche e materiali. Un percorso decisamente denso, vero? Ok, addentriamoci subito nel vivo e affrontiamo le previsioni geopolitiche ed economiche. Secondo questi testi, il 2026 non sarà percepito come un normale anno di transizione, viene descritto letteralmente come una frattura storica, l'inizio di una scossa di portata epocale. E c'è un dettaglio davvero pazzesco che farebbe da prologo a tutto questo. Le fonti citano la rilevazione di un suono persistente, una frequenza a 7 Hz, registrata sotto i ghiacci dell'Antartide, un fenomeno acustico prima d'ora completamente sconosciuto che fungerebbe da campanello d'allarme, insomma, il segno tangibile che le forze di gravitazione terrestre stanno già profondamente mutando a ridosso di questa nuova era. Seguendo in modo del tutto imparziale la linea temporale delineata dai documenti, troviamo date molto specifiche. Tra il 25 e il 26 gennaio 2026 si innescherebbe il vero e proprio cambio d'epoca, trainato da massicce tempeste solari. Poco dopo, il 26 febbraio, si segnala un momento di estremo pericolo politico per la leadership russa, con la menzione esplicita di un rischio nucleare. Proseguendo a maggio è previsto un evento di rottura totale per l'economia globale, che partirebbe dal collasso della banca Hamilton negli Stati Uniti. L'anno si chiuderebbe poi con tumulti strutturali enormi, portando persino la Russia a spostare la sua capitale verso Novosibirsk e ad aprire un nuovo polo finanziario a Ekaterinburg. E all'interno di questa specifica cronologia c'è un numero che fa decisamente saltare sulla sedia. Il crollo del settore bancario del maggio 2026 innescherebbe, secondo il materiale di partenza, una caduta vertiginosa del dollaro statunitense. Parliamo di un tracollo del 40% del tasso di cambio, una svalutazione così pesante da spingere la valuta alla parità esatta con il rublo russo e costringendo di fatto gli Stati Uniti a subire un intero decennio di durissimo riassestamento obbligato. Ma la domanda sorge spontanea. Cosa muove alla radice questi immensi sconvolgimenti terreni? Spostiamo ora il focus narrativo per sollevare il sipario sulle meccaniche astronomiche e cosmiche, che secondo la fonte sono il vero e proprio motore dietro i cambiamenti del pianeta. L'origine di queste scosse planetarie, infatti, non sarebbe da imputare solamente all'azione umana.
I documenti inquadrano le imponenti tempeste solari di fine gennaio 2026 come un catalizzatore energetico di proporzioni macrocosmiche. Queste colossali emissioni solari andrebbero non solo a bersagliare l'infrastruttura magnetica della Terra, ma si riverserebbero sul pianeta per agire in modo diretto sui cuori umani. Il calendario astronomico del 2026, inoltre, appare fitto di eventi rarissimi. Il 17 febbraio avremo un'eclissi solare anulare, seguita a ruota da un evento considerato precursore. Tra il 20 e il 28 febbraio ben 6 pianeti si allineeranno nella costellazione dell'Acquario, ma un momento cruciale si verificherà il 12 agosto, con un secondo allineamento planetario, questa volta nel Cancro, in perfetta concomitanza con lo sciame meteorodico delle Perseidi. Sotto una lente esoterica, questa intensa pioggia di meteoriti è vista come una gigantesca emissione di ferro spirituale, necessaria per purificare e fortificare la coscienza umana. Ora, la cosa davvero affascinante di questa analisi è come avvenga il passaggio dai freddi dati astronomici alle loro profonde implicazioni esoteriche. È qui che l'astrofisica e lo sviluppo spirituale dell'umanità si intrecciano indissolubilmente. I testi propongono un vero e proprio dialogo su scala cosmica. Si parla di un accesso a nuove energie libere, che avverrebbe tracciando un preciso asse nel cielo notturno. Una sorta di linea diretta che, partendo dal centro della Via Lattea e attraversando il triangolo invernale e la costellazione dell'Unicorno, arriva dritta fino a noi, creando un ponte per convogliare verso la Terra queste forze fino ad oggi inesplorate. Ma come si fa a gestire un'energia del genere? Ed ecco che entra in gioco un concetto esoterico assolutamente centrale, la formazione del quinto ventricolo. Viene definito come una dimensione eterica, superiore, del cuore umano, capace di espandersi man mano che la nostra consapevolezza cresce. L'autore utilizza una metafora che calza a pennello, quella del vino novello in otri nuovi. In parole povere, il nostro organismo interiore ha bisogno di forgiare un contenitore completamente nuovo per non cedere sotto l'urto formidabile di queste nuove potenze cosmiche. Mantenendo una linea di demarcazione molto chiara tra fisica teorica e spiritualità, notiamo che l'essere umano non vi figura mai come uno spettatore passivo. Al contrario, si colloca proprio al centro di una fitta rete di scambi che collega specifiche geometrie terrestri, come quello che viene chiamato il triangolo russo, passa per l'allineamento dei pianeti e si spinge fino alle regioni più remote e misteriose dello spazio, che qui vengono definite come l'immanifesto. Passiamo ora al quarto punto, le 3 vie spirituali. Per fronteggiare in sicurezza le imponenti turbolenze in arrivo, la pura teoria non basta. I documenti raccomandano 3 rigorosi percorsi interiori che l'umanità è incoraggiata a seguire per attutire gli urti. Vediamo nel dettaglio queste 3 distinte modalità di protezione spirituale. La prima, la via del Cristo, esige un profondo spirito di sacrificio. Richiede di operare nel mondo come un muto inoculo silenzioso, agendo dal basso per superare il materialismo e salvare l'umanità. La seconda, la via del Padre, è un puro atto di coraggio e chiede di testimoniare fermamente la verità per liberarsi dalle menzioni e dalle illusioni. E infine la via della Madre, che si appella alla richiesta di una protezione amorevole, dedicata a chi si impegna a custodire e salvaguardare la vita in tutte le sue innumerevoli e preziose manifestazioni. E qui troviamo una citazione di Rudolf Steiner che impone davvero una pausa di profonda riflessione. Di fronte a previsioni del genere, la tentazione è il panico, ma Steiner ci dice chiaramente che dobbiamo sradicare dall'anima ogni terrore per il futuro. L'unico requisito reale per attraversare quest'epoca è sostituire l'ansia con una totale ed equanime fiducia in ciò che porterà il mondo spirituale, abbandonandosi allo sviluppo di queste nuove fondamentali forze interiori. Spostiamoci ora su un piano completamente diverso e vediamo come tutto questo si costruisca di fatto sulla cruda sopravvivenza pragmatica, perché sì, le indicazioni che abbiamo analizzato finora non trascurano affatto le precise strategie di difesa materiale. Il monito che emerge è tagliente. I classici beni rifugio semplicemente falliranno. Si prevede che dall'autunno del 2026 l'attuale sistema economico andrà verso una totale dissoluzione, richiedendo un salto di paradigma assoluto. A lungo termine, le vere risorse diventeranno del tutto immateriali, basate sulla solida conoscenza spirituale e sulla capacità individuale di accedere a quelle famose forze libere.
Eppure, in maniera quasi paradossale ma estremamente pratica, per sopravvivere alla prima ondata d'urto economica, i testi delineano un piano difensivo chirurgico. Viene suggerito un portafoglio finanziario di pre-transizione basato esclusivamente su beni fisici. Parliamo di un 40% in oro, il 30% in energie tradizionali come il petrolio, il 20% in terre rare e un 10% destinato al settore manifatturiero. Un ancoraggio massiccio e temporaneo alla materia per superare la prima grande bufera. E tutto questo ci porta a una conclusione o meglio a una provocazione inevitabile. Se il crollo dei sistemi economici noti rappresenta solo l'innesco materiale e il vero e insostituibile porto sicuro è in realtà l'espansione della consapevolezza, in che modo possiamo agire per sviluppare concretamente questo quinto ventricolo già a partire da oggi? Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.